Allora oggi per la lezione numero 17 voglio parlarvi delle frequenze di risonanza terrestre, ovvero le frequenze per cui il cercatore può connettersi al campo terrestre. Ecco, oggi parleremo di un EFNMR di 582-2875 che è quello specifico per il campo di risonanza terrestre. Ecco, questo numero di per sé non vuole dire nulla, ma serve giustamente per il calcolo delle aste a risonanza terrestre, come vi farò vedere in questo video. Allora, oggi vi farò vedere una costruzione particolare basata su cuscinetti inerziali. Come potete vedere, la tecnologia è abbastanza avanzata, nonostante abbia quasi più di 25 anni, e questo genere di costruzione è comunque molto difficoltoso. Ecco, oggi vi farò vedere solo la costruzione senza fornirvi dati costruttivi, in quanto queste sono aste molto speciali. Ecco, e vi spiegherò un po' alla volta a cosa servono. Bene, adesso possiamo iniziare. Allora, oggi utilizzeremo le aste da 2 mm, in quanto le risonanze terrestri sono estremamente, sfuggenti, e quindi i calcoli che sono stati fatti su questo tipo di asta sono molto particolari. Oggi vi spiegherò anche la costruzione di un cuscinetto inerziale in grado di mantenere sospesa l'asta in qualsiasi posizione all'interno del condensatore in alluminio. Allora, come potete vedere ci sono delle differenze tra le aste telescopiche che possono supportare sia le frequenze singole sia le frequenze a risonanza specifica terrestre, che sono quelle per l'appunto in cui potete rilevare tutti i singoli materiali. Come potete vedere, le aste a risonanza terrestre si tratta di un'asta che appoggia al condensatore, all'interno del condensatore, e viene sostanzialmente generato un piccolo campo elettrostatico in grado di caricare il condensatore in alluminio e fornire la direzione esatta del campo rilevato. Questo piccolo sistema veniva usato tanti anni fa, tenendolo in questo modo. Però l'uso del condensatore ha dato una precisione notevolmente superiore, come potete vedere. Nonostante questo, l'asta non è in sospensione, benché riesca a ruotare senza il minimo problema. Quindi il rilevamento è, abbastanza preciso e non dà problemi di localizzazione dell'oggetto. Però oggi vedremo un altro sistema che voglio farvi vedere e voglio farvi capire.
i cosiddetti cuscinetti inerziali, in grado di mantenere all'interno del condensatore di alluminio, sono in grado di mantenere in sospensione l'asta, generando l'attrito che produce il campo elettrico che carica il condensatore e di conseguenza vi permette di puntare l'oggetto. Allora, il taglio del filo in acciaio inox è stato fatto per preparare i 4 cuscinetti inerziali che verranno inseriti all'interno dei condensatori in alluminio per mantenere in sospensione le aste di ricerca a risonanza terrestre. Allora, bisogna segnare la metà con un pennarello, vediamo se si vede bene. Ok, la metà dei 4 fili va segnata e il cuscinetto inerziale verrà costruito a partire da questo segno iniziale. Poi vi faccio vedere come farlo. Ok. Ecco, in questo modo andiamo a formare il primo stadio del cuscinetto inerziale. Allora, questo è il cuscinetto inerziale terminato. Come potete vedere ha un'applicazione standard, vi faccio vedere subito. Vedete, l'asta rimane in posizione anche per qualsiasi tipo di ricerca. Ecco, il cuscinetto inerziale serve a mantenere in sospensione l'asta di ricerca. Ecco fatto, cuscinetti inerziali terminati e adesso procediamo al montaggio. Allora, come potete vedere, i cuscinetti inerziali sono stati montati all'interno del tubo condensatore e permettono una rotazione angolare molto precisa dell'asta. E possono essere registrati per fornire un freno e fare in modo che l'asta possa fermarsi su un campo abbastanza debole. Ecco, il tipo di cuscinetto inerziale che è stato inserito è costituito in acciaio inox. Allora abbiamo tagliato 6 pezzi di nastro vulcanizzante che verranno applicati ai 2 tubi condensatori in alluminio per generare
un potentissimo effetto ombra, ovvero un rilevamento del campo elettrico generato dagli oggetti in modo da permettere la precisione di rilevamento delle aste. Allora è stata applicata la gomma vulcanizzante ai condensatori in modo che possano generare l'effetto ombra di caricamento. E questo è tutto. Funzionano benissimo, sono stati tarati per permettere la rotazione angolare precisa dell'asta. Possiamo regolare anche il freno volendo. E comunque questa è solo la prima parte. Allora, qui abbiamo le aste guida preparate. Come potete vedere, i cuscinetti inerziali si possono regolare per aumentare la velocità interna dell'asta o frenare la rotazione angolare. Ecco, le aste sono pronte. Come potete vedere, i cuscinetti inerziali sono stati montati e siamo pronti per calibrare le aste a risonanza terrestre. Perfetto. Come potete vedere, l'interno del cuscinetto inerziale è in acciaio inox e serve per l'appunto a mantenere l'asta in sospensione. Adesso procediamo alla calibrazione delle aste a risonanza terrestre. Come potete vedere, i condensatori sono pronti, le aste guida sono in posizione e siamo pronti per preparare le aste definitive. Ecco, quelle che verranno usate per fare questo tipo di ricerca, basate sulla risonanza terrestre di base. Ok, procediamo. Bene, adesso procederemo alla piegatura dell'asta in questo modo. Ok, è andato un po' storto, ma lo rimettiamo. Bene. Perfetta. Adesso lo mettiamo un attimo. Ok.
calibrazione. Allora, adesso vi faccio vedere l'uso delle aste RT Infinity 2023, che comunque non sono terminate, ma dovrebbero esserlo tra qualche giorno. Questa è solo una semplice prova con i cuscinetti inerziali. Allora, osservate bene. Andiamo fuori campo. Trova la bottiglia d'acqua. Vediamo se si incrociano. Ok. Aste a risonanza terrestre. RT Infinity 2023. Annulla. Trova la pietra verde. Annulla. Vediamo dunque. Adesso non rilevano niente. Vediamo. Trova la bottiglia d'acqua. Vediamo. Ok. L'oggetto è agganciato con l'uso del campo bioelettrico. Bene. Annulla. Ok. Le aste devono essere terminate, quindi questa è solo una semplice prova di funzionamento. Vediamo un attimo. Devo rimettere a posto tutto. Ok. Bene, bene, bene. Ok, il test è andato abbastanza bene, adesso bisogna provvedere alla chiusura e alla regolazione dei cuscinetti inerziali. Allora, oggi vi faccio vedere una tecnica costruttiva. Vedete che le aste a cuscinetti risonanti inerziali sono state bloccate con un po' di stagno in coda, giusto perché non scivolino fuori, perché come vi ho spiegato in precedenza, se trovate un campo energetico troppo forte, le aste cominciano a girare e escono praticamente dal condensatore. Ecco, in questo caso abbiamo fatto un piccolo punto di stagnatura per bloccare le aste in posizione. Ecco, vediamo se funziona il tutto. Campo bioelettrico, trova l'acqua. Vediamo se si incrociano. Ok. Annulla. Bene. Ho bisogno solo di fare una taratura sul cuscinetto di destra che non mi sembra abbastanza buono. Rifacciamo. Trova l'acqua. Annulla. Vediamo se tutto è a posto. Ok. Test superato.
Allora, per la 17ª lezione sull'uso delle aste di rilevamento è tutto. In questa lezione vi ho presentato le aste RT Infinity 2023, che sono, diciamo, un prolungamento di quelle antiche del 1997. Questo tipo di aste è stato usato per fare ricerche molto ma molto particolari e infatti sono estremamente delicate. Allora, spero che questo video sia stato di vostro gradimento e essendo l'ultimo video dell'anno vedremo il prossimo anno come continuare con le lezioni. In caso vi potesse servire, avete a disposizione la scheda community su questo canale in cui potete vedere commenti, potete mettere i commenti e potete chiedere qualunque cosa. Ecco, vi lascerò anche un link in descrizione per i collegamenti personali per chi volesse farmi delle domande specifiche e ci risentiamo alla prossima lezione. Naturalmente auguro a tutti buon fine anno e buone ricerche. Grazie a tutti per la vostra attenzione.